Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi vi voglio mostrare questo che è un motore elettrico 24 volt modello MY1016, 2500 giri come RPM, 14 ampere massimi, output 250 watt. E allora, questo è un motore che ho utilizzato qualche anno fa per un progetto. Ho adattato questa qui, l'ho fatta io e non c'era in dotazione con il motore. E allora, come posso pilotare io un motore elettrico di questo? Con questa è una scheda che mi permette di andare a fare la regolazione del numero di giri, più posso anche andare a invertire il senso di rotazione. La scheda ha due poli di ingresso, due poli di uscita, funziona in corrente continua. Per regolare il numero di giri dobbiamo utilizzare questo è un piccolo volmetro con on off integrato. In più c'è un altro on off di sicurezza che è questo. In più questo ci permette di andare a fare l'inversione di giri, ecco, da destro a sinistro, come così. Ok, verso orario, verso antiorario, inversione della rotazione. Per andarlo a cablare ci serve semplicemente l'alimentatore da banco, che ora vado a connettere. Avviamo l'alimentatorino, perfetto. E allora il motore, come hai capito, è un 24 volt, era di un mini modo elettrico, anche molto potente. Ora ti mostro come funziona a 12 volt diretti, poi andiamo a cablare questo, così da poterlo controllare senza problemi. Andiamo a cablare negativo, positivo. Ok, sto alimentando a 12 volt, non a 24, perciò è depotenziato. Via. Come vedi ha molta forza, non lo fermi con, diciamo, poca forza, ecco. L'assorbimento in questo momento è 1 ampere e 3 circa, con 12 volt, 16 watt circa di assorbimento. Ok, ora andiamo a cablare questo, e prendiamo una scheda perciò di controllo motori, scheda di controllo motori però non digitale, ecco, come vedi è manuale, la si controlla tramite il volmetro piccolino. Ok, uno lo metto qui e un altro lo metto qui. Per il momento tolgo l'alimentazione così da spegnere la scheda, però come vedi è già partita. Ora vado a cablare il motore. Nel cablaggio del motore non hai problemi di polarità, non c'è positivo o negativo, ma c'è solo sulla parte di alimentazione. Attenzione a non invertire questi, l'uscita non c'è problema, come li metti funzionerà. 1 e 1 2, perfetto. E allora motore connesso. Ok, come lo posso mettere per fartelo vedere bene? Purtroppo il filo è piccolino e non è che mi aiuta più di tanto. Va bene, così in teoria ci sta. Ok, avviamo l'alimentazione dall'alimentatore e già parte immediatamente. Allora spengo il motore, la ventolina come vedi che dissipa il MOSFET che c'è sotto. Boom, spento tramite questo. Perciò ti faccio vedere la rotazione. Ora come siamo? Ora siamo al massimo, sì, eravamo al massimo. Così ho spento la centralina, hai visto? Guarda, tac,
accesa, spenta. Ti mostro l'accensione e lo spegnimento. Via, accendiamo, mettiamolo al minimo, in questo momento è al minimo per quanto riguarda la rotazione. Facciamolo girare, ok, alziamo piano piano, ok, come vedi gira pianissimo, così è il minimo, perfetto, così è il minimo, come vedi lo fermo senza problemi perché appunto è bassa coppia. Assorbimento 160 mA, 1 watt di consumo e 9. Andiamo piano piano ad aumentare, aumentiamo piano piano e lui gira più forte, gira più forte, gira più forte. Come vedi la regolazione è lineare, pulita, e ti ricordo che nonostante ora andiamo al massimo siamo sempre a 12 volt, lui potrebbe arrivare anche a 24 volt, perciò siamo a metà della sua potenza effettiva. Ok, massimo, più di così non gira. 17,9 watt come consumo. Il MOSFET non riscalda perché ovviamente non c'è tutto questo assorbimento altissimo. Abbassiamo e ora ti voglio mostrare l'inversione, come fare l'inversione. Perciò spento, inversione, eccola qui, antiorario, orario, antiorario, orario. Ora andiamo con l'antiorario, andiamo al massimo, consumo massimo qualcosa meno, 14 watt. Invece guarda, invece se lo blocco da qui, cioè interrompo l'interruttore, guarda come si ferma immediatamente. Boom, in un secondo si è fermato tutto. Perché? Perché l'elettronica funge anche da una sorta di freno motore. Avvio al massimo, fermo, boom. Il rinculo che fa, diciamo, l'interno delle bobine, il campo, diciamo, magnetico che creano, fermano immediatamente il rotore, cosa che nella realtà, se io vado a fermare da qui, togliere l'alimentazione, questo è come si ferma togliendo l'alimentazione. Perciò io da qui non tolgo semplicemente l'alimentazione, ma faccio un vero e proprio stop di sicurezza al motore. Perciò questo potrebbe essere utilizzato nei casi in cui ci sia un problema, ci sia, diciamo, la necessità di interrompere immediatamente a tempo zero la rotazione. Te lo faccio vedere anche a bassa velocità e guarda come si ferma immediatamente. Non è duro, o meglio, sì, è un po' duro, però dico, non chissà che cosa. Ora lo spengo completamente. Sì, così è un po' più libero. In quel modo proprio attacca il freno motore e frena la rotazione. Allora vi ho fatto vedere questo perché ragazzi, questo è la base di un eventuale progetto motoristico, ecco. Se vuoi costruire un qualcosa che monti uno o più motori, questo video ti servirà. Cosa serve? Motore,
l'elettronica e poi una fonte di alimentazione, che può essere un'alimentazione fissa come questa, un alimentatore, o eventualmente un pacco batterie a litio, per esempio. Una cosa pratica. Questo motore potrebbe funzionare anche in una bici, potrebbe funzionare anche in un monopattino, potrebbe funzionare anche in un carrettino connesso tramite cinghia sulla puleggia e a un'altra puleggia, e tramite questo tu vai a fare l'acceleratore più veloce, più piano, e permette 13 volt e 7. Capisci bene che da 13,7 a 24 c'è a voglia differenza, perciò la potenza effettiva del motore non la sfruttiamo assolutamente. Per lui in questo momento è come girare, come giocare, ecco, come scherzare. Invece alimentandola a 24 volt questo va il triplo come velocità. Ovviamente aumentano anche in proporzione i consumi, diminuiscono le correnti, però le potenze sono notevolmente più alte. Niente ragazzi, se questo video ti è stato utile, ti è piaciuto o è stato di intrattenimento, comunicamelo sotto, scrivimelo. Se non sei iscritto al canale iscriviti, perché arriveranno tantissimi video molto interessanti. Un like, perché per me quello è il carburante che mi spinge ogni giorno a fare nuovi video, nuovi contenuti. Se vuoi vedere qualcosa nello specifico, scrivilo anche sotto e vediamo di accontentarvi tutti alquanto possibile. Ciao!